Mai come negli ultimi anni il mercato dell'auto era stato invaso letteralmente da vetture provenienti da quasi un'unica categoria. L'auto che vedete alle mie spalle infatti è un SUV, si tratta del restyling della seconda generazione della fortunata Suzuki S-Cross. Inizialmente lanciata nel 2016 anche in Italia, anche con il marchio Fiat, allora si chiamava 16, era nata inizialmente con il design di Giugiaro dell'Italdesign. Adesso, giunta la seconda generazione nata nel 2013, si concede il restyling di metà del suo secondo ciclo vitale. Per chi conoscesse quest'auto può già aver notato i principali cambiamenti rispetto al modello lanciato nel 2013. Infatti possiamo analizzare all'anteriore questa generosa griglia cromata davvero di dimensioni importanti che ci concede quasi una sorta di Jeep feeling, che tutto sommato è piacevole anche in vetture di segmento C, perché l'auto è lunga 4,30 m per 1,75 m di larghezza. Più filanti e meno squadrati sono i fari, che adesso adottano la tecnologia full LED, mentre nella parte bassa abbiamo questa bella cromatura che incornicia la luce fendinebbia, oltre chiaramente a tutta la mascherona in plastica che ci dà l'idea di essere al volante di una vettura nata e concepita per il fuoristrada. Lateralmente abbiamo i cerchi in lega, in questo caso da 17 pollici, mentre procedendo nell'analisi laterale della vettura possiamo notare in questo caso anche, come ormai il mercato dell'auto ci ha abituato, alla freccia incastonata nello specchietto laterale. Abbiamo appunto la minigonna sdoppiata in due colorazioni con questa bella bicromia e anche con materiali differenti, con plastiche più dure di questa colorazione più chiara, mentre un attimino più soft della colorazione scura. Procedendo poi al retrotreno abbiamo questo bello spoilerino nella parte alta che dà un'idea molto filante nel complesso, mentre nella parte bassa abbiamo un'altra plastichina di colorazione più chiara che riprende le minigonne laterali. Si tratta di una versione S-Cross all grip, ovvero 4 ruote motrici, vero caposaldo della casa giapponese. Ci troviamo di fronte a un vano di 430 litri di capacità. Il divano posteriore è sdoppiato nella configurazione 60-40 e qui abbiamo non uno ma due pozzetti ammezzati. Nel primo abbiamo il triangolo di segnalazione, mentre nel secondo abbiamo lo spazio originario per una ruota di scorta, ma in questo caso abbiamo il kit di gonfiaggio. Non abbiamo la possibilità di abbattere i sedili in maniera automatica, ma abbiamo lateralmente questa presa di corrente da 12 volt, oltre a una necessaria luce di cortesia. Andiamo però adesso a vedere come si sta al volante di questa Suzuki S-Cross Restyling. Sapete tutti, io sono poco più alto di 1,90 m, nonostante ciò sono ben incassato al volante e in questo sedile della Suzuki S-Cross. Parliamo subito del volante, che è regolabile praticamente in ogni posizione, profondità, altezza. Si viaggia davvero comodi ed è possibile veramente afferrarlo praticamente in ogni condizione di guida e per ogni altezza. Regolabile anche in altezza e in profondità chiaramente il sedile, però grazie alla classica levetta e non con il comando elettronico. Ciò consente anche un risparmio di costi in termini monetari e chiaramente anche di peso. Il sedile potete vedere che è chiaramente in stoffa con una bella trapuntatura più morbida, mentre agli esterni, nella parte laterale, qui ci sembra un attimino più ruvida. Nonostante ciò la cucitura bianca a vista è davvero ben riuscita. Analizzando la plancia, finalmente Suzuki ci ha detto che sono sparite quelle plasticone dure e rigide pensate per durare, ma ne abbiamo una molto più soft e molto anche più piacevole alla vista. È vero, è ancora plastica, però tutto sommato è anche piacevole toccarla. Belle poi queste cromature che idealmente si ricollegano alla griglia anteriore, mentre qui abbiamo il piano black che fa da cornice ideale al display da 7 pollici della nostra Suzuki S-Cross. Chiaramente il sistema di infotainment è quello solito della casa giapponese, diviso in 4 riquadri, ed è compatibile con Apple CarPlay e Mirror Link. Procedendo poi nella parte alta della vettura abbiamo il cruscotto analogico con all'interno un piccolo display digitale tramite il quale è possibile switchare le varie visualizzazioni dell'auto, l'autonomia, la velocità media, il consumo istantaneo e il consumo medio della vettura. Non fatevi ingannare da questo 12,4 km con un litro, noi ci abbiamo veramente dato giù con il pedale del gas, quindi con un utilizzo parco si arrivano tranquillamente a percorrere 18 km con un litro di carburante. Centralmente inoltre abbiamo il classico comando di ventilazione dell'auto, la possibilità di riscaldare il sedile, il cambio automatico a 6 rapporti più retromarcia, e questa è veramente una chicca interessante
con la possibilità di switchare tra 4 diversi assetti, sport, snow mud, quindi fango e neve, modalità automatica, e poi infine bloccare il differenziale, cosa molto utile peraltro in fuoristrada. Sotto questo bracciolo, un po' ingombrante in determinate situazioni, abbiamo un pozzetto di carico davvero interessante. Vediamo però adesso come si sta sui sedili posteriori di questa Suzuki S-Cross. Nonostante io sia parecchio alto e il sedile sia regolato sulla mia altezza, quello anteriore, potete vedere da soli che io ho davvero tanto spazio per le ginocchia davanti, così come ho anche un bel po' di aria sopra la testa, quindi per i lunghi viaggi penso che potrei stare parecchio comodo. Il divano posteriore però tuttavia si rivela più adatto a viaggi per 4 persone se della mia stazza che per 5. È vero, c'è anche la possibilità di estrarre il bracciolo dove ci si possono mettere bibite, bicchieri, quello che volete, e si può anche stare più comodi, quindi consigliata per 4 persone se della mia altezza. Poi qui nel tunnelino sotto il quale passa l'albero di trasmissione c'è uno scalino, ma non è così esagerato come su vetture dello stesso segmento dotate di trazione integrale. Per capire però davvero com'è e come va questo restyling della seconda generazione di Suzuki S-Cross non ci resta che provarla, andiamo a scoprirlo insieme. Diciamocelo subito, a livello di meccanica le Suzuki sono davvero ben realizzate, ben concepite, quasi eterne, e anche in questo caso con la restyling della seconda generazione dell'S-Cross non abbiamo riscontrato, almeno nella nostra prima presa di contatto, diversità dal nostro principale giudizio. La S-Cross Restyling è una vettura davvero morbida alla guida, pensata quasi per le madri di famiglia che la usano come taxi per andare a recuperare i figli dalla piscina o dal calcio. Lo sterzo è molto morbido, non è pensato per stancare, quindi si presume che sia stato principalmente studiato per un utilizzo propriamente cittadino. Ma avendo testato questa S-Cross anche in fuoristrada, possiamo assicurarvi che il feedback tattile che riceviamo è sempre veritiero, mai menzioniero e soprattutto molto diretto ed efficace. Una volta posizionato il profilo di guida in sport, il 1400 da 140 cavalli regala davvero tanta coppia e soprattutto quella buona accelerazione che agli stop e alle rotonde può sempre far comodo. Poi, che ve lo dico a fare, Suzuki è tra i maestri della trazione integrale e anche in questo caso sulla S-Cross non abbiamo certamente cambiato parere sulla casa giapponese. In questo momento sono previste 4 motorizzazioni al lancio della Suzuki S-Cross Restyling. Sono equamente divise tra benzina e diesel. Le benzina sono nell'ordine 1003 cilindri turbo e 1004 4 cilindri turbo, l'auto che stiamo provando in questo caso per intenderci. Nella versione diesel invece avremo 2 1600, uno da 100 cavalli e un altro da 120. Per quanto riguarda i valori di potenza della benzina, quella che ci ha colpito maggiormente è il 3 cilindri da 112 cavalli, che non ce ne vogliano i tecnici di Wada, ma ci sembra veramente l'ideale per questa tipologia di vettura. È un propulsore molto pastoso, molto morbido, che si lascia apprezzare, e poi soprattutto anche quando si porta l'auto ad alti regimi non si ha mai quell'idea di frullino tipica dei 3 cilindri di una volta. L'auto si rivela nell'insieme essere molto silenziosa, il motore non entra mai in maniera invasiva nell'abitacolo e le volte che lo fa, anche quando siamo in sport, non è mai un dispiacere, anzi dà quell'idea leggermente di brio della guida che può sempre far piacere anche in vetture di questa categoria. Complessivamente l'assetto poi è davvero morbido, molto ben tarato ed in grado di assorbire anche le buche più importanti. Il restyling della S-Cross si colloca, o meglio si vuole collocare un po' nel cuore di quello che è il segmento C dei SUV. Chiaramente stiamo parlando di un'auto che top di gamma costa poco meno di 28.000 euro nella versione diesel. Gli allestimenti sono 3: Easy, Cool e Top. Easy è il modello base, ma è già molto ricco davvero, mentre Cool, l'allestimento sul quale siamo noi adesso al volante, è già davvero ben strutturato e ben realizzato, con optional di assoluto livello, come ad esempio la retrocamera di parcheggio o i sedili riscaldati, i cerchi in lega da 17, quindi davvero chi più ne ha più ne metta. Per chi poi volesse invece provare il massimo lusso consentito da questa ammiraglia di casa Suzuki, c'è l'allestimento top. Allestimento top che nella versione diesel non prevede l'utilizzo di un cambio automatico, ma unicamente manuale, 6 marce. Questo ci ha fatto leggermente storcere il naso, perché solitamente l'allestimento top di gamma viene spesso, anzi quasi sempre, abbinato ad un cambio automatico. Rimanendo parchi con il piede destro sul pedale del gas, abbiamo fatto registrare consumi veramente interessanti. Per questa versione, la 1004 benzina da 140 cavalli, abbiamo raggiunto valori che si attestano sui 18-20 km con 1 litro di carburante, veramente interessanti. Avremmo voluto provare anche la versione diesel, ma anziché la diesel abbiamo scelto di provare la 1003 cilindri
che ci ha davvero colpito. Datele una chance perché secondo me non ha niente da invidiare ai dieseloni classici. Concludo la nostra prima presa di contatto della Suzuki S-Cross Restyling parlandovi ovviamente dei prezzi. Per le versioni a benzina i prezzi vanno da 18.990 euro a poco meno di 26.000 euro, mentre invece per le versioni diesel abbiamo un prezzo d'attacco di 24.900 euro per il top di gamma che va ad attestarsi circa sui 28.000 euro. La cosa interessante però è che fino alla fine di settembre la Suzuki S-Cross con propulsore da 3 cilindri 1000 cm3 a benzina è offerta ad un prezzo di lancio di 3.000 euro inferiore rispetto al suo prezzo originario, quindi 15.900 euro. In definitiva, a chi consiglieremo questa Suzuki S-Cross? Beh, a tutte quelle famiglie che hanno un paio di bambini piccoli e si concedono un paio di viaggi lunghi all'anno. Anche per quest'oggi siamo giunti alla fine della nostra prima presa di contatto a bordo della Suzuki S-Cross. Voi mi raccomando, fateci sapere cosa ne pensate di quest'auto nei commenti qui sotto nel video di YouTube, chiaramente iscrivendovi anche alla pagina Facebook, al profilo Twitter e a tutti i social di riferimento automoto.it, senza dimenticare ovviamente la pagina del sito. Noi ci vediamo alla prossima auto, ciao a tutti!